Benvenuti ad Accademia, la mia scuola di cucina e pasticceria, dove vi insegnerò a realizzare tanti piatti, anzi vi insegneremo a realizzare tanti piatti d'effetto e facili da realizzare a casa, per stupire i vostri ospiti. In questa puntata tratteremo le fritture e precisamente il metodo delle panature. Per fare questo però non sarò da solo. Mi chiamo Ayassa Franca, ho 48 anni e faccio la macellaia. Sono Maurizio Pegoraro, ho 65 anni e sono architetto. Mi chiamo Michele Bausardo, ho 48 anni e faccio il pescivendolo. Questo corso perché? Perché non si finisce mai di imparare e finalmente adesso i figli sono grandi e quindi posso anche applicarmi a fare delle cose un po' più strane. Questo corso perché in cucina c'è sempre qualcosa da imparare e ritengo che l'abbinamento con la cucina e la fantasia sia un ottimo connubio. Di imparare nuove ricette, poi dallo chef che ci insegna è il massimo e speriamo di realizzare qualche ricetta nuova. Eccoci, bentornati in un'altra lezione di Accademia, la nostra scuola di cucina dove stiamo affrontando le tecniche di base con i nostri allievi che realizzeranno dei piatti insieme a me e a Francesca naturalmente che mi accompagnerà in questo viaggio, soprattutto a seguire i ragazzi che facciano tutte le operazioni per bene. L'argomento è la frittura. La frittura comprende tante tecniche, abbiamo visto altre tecniche, ne vedremo altre, insomma è molto completa la cosa, quindi bisogna affrontare con calma i vari argomenti. La lezione di oggi è sul fritto impanato o comunque impastellato, ma non una pastella con la farina ma semplicemente passato nell'uovo. Quindi utilizzeremo la tecnica di frittura in padella, quindi non in olio profondo. Siete pronti ragazzi? Allora, oggi facciamo una bistecca, o meglio, una costoletta. Ecco, subito detto il termine non corretto, così vi faccio subito capire come si sbaglia frequentemente a chiamare questo piatto tipico della tradizione milanese, che è una costoletta alla milanese. Tutti a casa facciamo sempre la cotoletta impanata, chiamata senza la S, cotoletta, quindi un taglio di carne che scegliamo, a volte di manzo, a volte di maiale, anche la lonza di maiale si può fare in questo modo, tagliata sottilmente, battuta e poi impanata. Noi oggi invece realizziamo la costoletta, quella tipica, quindi cotta anche nel burro chiarificato, che è una tecnica proprio tipica di questa preparazione. Quindi con l'osso, si chiama costoletta perché è con l'osso. Allora, gli ingredienti che occorrono sono i seguenti. Una costoletta naturalmente a testa, quindi per 4 persone mediamente sui 800-900 grammi di costolette di vitello, 200 grammi di uova intere per impanare, quindi un 4 uova circa, 300 grammi di pane grattugiato, utilizziamo il pane fatto con i grissini, quindi un pane grattugiato fatto con i grissini grattugiati, ma lo vediamo poi dopo, 150 grammi di farina debole per infarinare, 200 grammi di burro chiarificato, naturalmente del sale e pepe alla fine e poi scegliamo un contorno che vogliamo, quello che ci fa più piacere. Oggi facciamo un contorno molto veloce, un'insalatina di misticanza e delle verdure crude che dà contrasto con il fritto del burro chiarificato. Allora, partiamo subito con una prima operazione che è quella di chiarificare il burro, quindi lasciamo ancora un attimo la carne da parte. Avete un pentolino con del burro, andiamo a mettere questo burro nel pentolino e lo andiamo a chiarificare. Mettiamo qui così, sì, centrale così, facciamo un po' prima. Allora, lo facciamo sciogliere a fuoco non altissimo, ma neanche troppo basso, o meglio, in questo caso io non utilizzo il fuoco troppo basso perché dobbiamo un attimino velocizzare le fasi, però in realtà se si ha la possibilità lo dovete fare andare al minimo, quindi voi potete mettere sul 2, sul 3 la vostra piastra a induzione, in modo tale che il burro si sciolga ma senza friggere. Infatti adesso magari no, spostiamolo perché così è troppo. Accendi pure questo. Allora, che cosa significa chiarificare il burro? Il burro si scioglierà, si separerà la parte grassa dalla parte acquosa che contiene le proteine, quelle che si bruciano, e gli zuccheri, il lattosio. Sono due elementi che vanno a bruciare, dobbiamo friggere, dobbiamo alzare il punto di fusione del nostro burro. Se lasciamo il burro normale, quello che utilizziamo normalmente per fare un impasto tipo la pasta frolla, la parte proteica, quindi la parte contenuta nel latticello, si brucia durante la cottura e ci fa tutti i puntini bruciati attaccati al pane.
comunque fa male anche alla salute. Lasciamo stare il discorso salute, ma anche inestetici e anche di sapore non è buono. Quando si frigge, sempre solo burro chiarificato e mai burro normale. Si fa sciogliere, l'avete messo tutti quanti al minimo, e man mano che si scioglie si separerà da solo. Poi dopo vediamo come andare avanti, nel senso che una volta sciolto bisogna separare la parte acquosa dalla parte grassa e tenere solo la parte grassa. Quindi quello può andare da solo. Prendiamo la nostra costoletta. Abbiamo coperto con la pellicola per evitare che la carne si possa ossidare, così lasciata qui. Allora, parliamo del tema osso. Naturalmente non tutti avete di lì, solo Franca, la nostra macellaia, avrà la carne con l'osso attaccato. Naturalmente andiamo a asciugarla bene, a tamponarla, che ci aiuta a lavorare meno, che non ci scivola sul tagliere. Ovviamente le costolette, quando le andiamo a tagliare, una avrà l'osso e una no, una sì e una no, a meno che non tagliamo una costata molto spessa, ma non è il caso nostro, perché osserviamo, la costoletta deve essere la dimensione all'incirca di 1,5 cm/2 scarsi, quindi se vogliamo l'osso di ognuno dovremmo farla molto più spessa, il che non va bene. Quindi facendocele tagliare appunto dal macellaio in questo modo, avranno questo spessore, risulterà che una c'ha l'osso e l'altra no, infatti qualcuno di voi ce l'ha e qualcuno non ce l'ha. A prescindere, tutti quanti andiamo a togliere la parte del grasso, quindi l'esterno. Questo perché questa parte qua tende ad arricciarsi e in cottura ci andrà a dare una forma brutta alla nostra costoletta. Sotto c'è un osso, andiamo a eliminare anche questo osso nella parte sotto. Quello che dobbiamo fare è pulire completamente la costoletta da ogni parte di grasso e da ogni parte di... Sì, mi raccomando, Francesca, vai a seguire un attimo di non tagliare troppa parte, quindi il grasso sottilmente intorno per non andare a sprecare troppa carne. Poi chi ha l'osso lo fa, chi non ha l'osso non lo fa, e magari seguite Maurizio e Michele, guardate Franca che ha l'osso, andiamo a liberare prima questa parte qua. Questa carne che sta qua intorno all'osso la andiamo proprio a togliere del tutto. Dobbiamo far sì che l'osso si liberi completamente. Quindi questo, diciamo, viene tolto. A questo punto andiamo a pulire con il coltello la parte di carne attaccata all'osso, perché l'osso non va impanato nella vera costoletta alla milanese, e non solo, deve essere ben pulito, altrimenti quando andiamo a friggerla, praticamente cosa ci troviamo? Con questa parte di carne, vedete questa carne che è qua attaccata, che se non la togliamo bene col coltello in questo modo, brucerà, perché nel burro caldo brucerà e sarà brutta da vedere, oltre che dare sapore cattivo di bruciato al nostro burro mentre sta friggendo. Quindi eliminiamo bene tutta la parte di carne. Franca, tu c'hai un osso bello, quindi dovresti riuscire... Sì, ce l'hai? ho un bell'osso, riesco a... Chi non ha l'osso toglie tutta la parte di grasso intorno e la facciamo senza osso. Non è proprio la tradizionale, però purtroppo si fa così, anche perché così facciamo capire anche a chi se la vuole rifare poi a casa che non è che sempre le capiterà una costoletta con l'osso, a meno che non le chiede al macellaio, però anche il macellaio magari storge il naso se gliele chiede tutte uguali, giusto? Sì. Cioè non è che posso tagliarvi... Questa è la costata, no? Non è che possiamo tagliarla tutta per ricavare... Col coltello proprio, con la lama del coltello messa in questo modo, andiamo a fare questo rumore proprio, vedete, sentite? Quindi togliamo l'eccesso di carne, la puliamo bene, l'osso diventa bello bello pulito. Se poi vogliamo fare proprio quello che è da tradizione e in maniera proprio corretta, andiamo ad eliminare, ecco non devi staccarlo, però andiamo ad eliminare anche questa parte qua di carne. Questa è una scelta, io adesso lo faccio per far vedere proprio quella che deve essere corretta, no? Come ricetta, però è ovvio che non è obbligatorio che facciate questo spreco qua. Io ne ho fatta una con e una senza, adesso le vediamo tutte e due. Luca, anche di qua, i due che ce l'avevano senza, ok, ma anche la macellaia che ce l'aveva con l'osso, l'ha staccata. Sei riuscita a staccarlo, vabbè, questa non completamente, è l'ansia Quindi da abbiamo tre prestazione costolette questa, no? senza osso. Andiamo a tagliare via quest'osso qua. Questa parte qua dell'osso va eliminato. Con un bel trinciante, in questo modo. Ok. Francesca, mi togli questi scarti, per favore. Cercate di darle comunque una forma regolare, anche voi che magari non avete l'osso. Guardate, faccio vedere prima a voi. Il risultato è questo. Questo qua è il risultato di una costoletta ben sistemata, ben pareggiata. Abbiamo tolto tutto la parte grassa, abbiamo scartato più roba, e questa è un'altra soluzione. L'altra soluzione invece è con la parte attaccata
lasciamo la scelta a chi a casa la vuol fare. Ovvio che se abbiamo degli invitati, vogliamo fare un figurone, naturalmente andiamo a pareggiare un po' più di scarto. Se invece abbiamo una costoletta da fare per noi, naturalmente magari ci teniamo un pochettino più di parte brutta, no? E facciamo un po' meno scarto. Vado a vedere un attimo, vediamo un po' com'è la situazione. Francesca, mi riprepari una ciotola con l'acqua? Allora, io direi che questa parte qua la puoi tranquillamente eliminare. Mi togli anche questo filino. Sai perché? Questo è quello che ti va poi ad arricciare la costoletta in cottura. Se tu vai a cuocerla in questo modo si imbarca durante la cottura, quindi vai o a toglierlo o quantomeno a inciderlo. Ma di solito si tende a togliere. Ok. Beh, io dalla macellaia non ci vado neanche. No, Non ci vado neanche, mi rifiuto. Tu anche rendila più gradevole, elimina la parte, questa parte qua la possiamo tranquillamente togliere. Questa anche, e ti rimane questa qua, è un po' piccolina alla fine, ma direi fatti anche questa parte qua, togli bene il grasso, poi le tieni separate però. Io ho fatto la versione, diciamo, corretta, nel senso quella con l'osso, e voi state facendo alla fine una bistecca impanata, ma ci sta, perché voi non avevate proprio la sua disposizione, l'unica era Franca che non sono riuscita a avrebbe potuto, ma può accadere. Nel senso che quando si taglia la parte di carne che c'è qua, aderente, nella V praticamente qui, non bisogna andare troppo oltre, altrimenti l'osso è attaccato solo da questa parte e vado a staccare l'osso. Ed è un peccato perché la costoletta con l'osso è molto più bella. Un grande classico della tradizione. Insieme al panettone e insieme al risotto alla milanese sono i 3 piatti più conosciuti di Milano. No? Allora, torniamo al burro chiarificato. Prendiamo un cucchiaio e andiamo a schiumarlo. Togliete la schiuma che c'è in superficie, che si è formata. La vedete? Vi si è formata della schiuma? Questa è la parte proteica che si è coagulata. Va eliminata, questa parte qua è quella che brucia durante la cottura poi. Il burro, una volta fatto chiarificato, lo potete tranquillamente conservare per parecchi giorni in frigorifero. Anzi, nel momento in cui vado a togliere l'acqua dal burro, quindi diventa chiarificato, diventerà un burro che si conserva ancora più a lungo, perché sapete che l'acqua è quella che fa rovinare il prodotto. Tutto fa andare a male tutti gli ingredienti l'acqua, quindi se non c'è l'acqua si conserverà ancora di più, diventa come un olio praticamente. Non mescolarlo, Maurizio, non devi mescolarlo. Deve ancora sciogliere. Ancora un po' indietro. Sì, non fa niente, al limite se non finisce in tempo ne abbiamo altro, ne abbiamo a sufficienza. Non dovete mescolarlo perché sennò mi mischiate la parte grassa dalla parte magra. Allora, una volta fatto in questo modo, lo andiamo a... Guardate, osservate, avete tolto la schiuma in superficie? Andiamo piano piano a versare in un altro tegame, in una boule, piccola boule, e facciamo scendere solo la parte grassa. Ci fermiamo a un certo punto quando dovreste vedere arrivare il latticello, cioè la parte più bianca e più acquosa. Quella è la parte che viene eliminata, quindi ecco perché non dovete girare. Avete fatto sedimentare e separare quindi i 2 elementi. Adesso vediamo se si riesce proprio a vedere. Ecco, al fondo arriva una parte acquosa. Mi fermo qui. Questo è quello che devo eliminare. È la parte del latticello, quindi la parte acquosa, che quindi va eliminata perché è quella che brucia. Togliamo, buttiamo e useremo quello poi per friggere. Dimmi. Si può congelare, dato che l'ho visto fare, cioè se no è un lavoro troppo grande per una volta per volta. Si possono fare dei panetti con... Si conserva 3 mesi in frigo, ti basta? Ah, frigo normale? Frigo, quindi non hai assolutamente bisogno di congelarlo. Okay. Si può congelare, ma non c'è bisogno, ha una conservazione talmente lunga che non serve. No? Prepariamo l'impanatura. Allora, uova, avete 2 uova a disposizione. Fermati in tempo, Franca? Vedi arrivare il latticello? Ma a livello calorico, che differenza c'è tra il burro e sapevo che veniva fuori questa domanda prima o poi, lo sapevo. Allora, è ovvio che a livello calorico friggere con uno... Vabbè, attenzione, calorico. A livello calorico è identico, perché l'olio e il burro chiarificato contengono le stesse calorie. Sono 2 grassi in purezza, quindi contengono le stesse calorie. A livello calorico è la stessa cosa, solo che uno ha il colesterolo negativo e l'altro no. Quindi a livello di colesterolo no, non è la stessa cosa che l'olio. Ma a livello calorico è la stessa cosa, perché burro e olio hanno le stesse calorie. Attenzione, il burro chiarificato ha le stesse calorie dell'olio, perché il burro non chiarificato, udite,
ha meno calorie dell'olio. Perché l'olio è un grasso in purezza, il burro è un grasso che contiene il 17% di acqua, l'acqua non ha calorie, ok? Quindi ha meno calorie. Ovvio che però è un grasso animale, quindi contenente colesterolo e tutto quello che ne concerne. Ok, andiamo a sbattere le uova con un po' di pepe, niente sale perché se salate vi va a far bagnare, cioè il sale tira fuori l'acqua della carne e vi va a far togliere la croccantezza, vi fa ammollare la crosta, ok? E battiamo queste uova. Quindi fondamentale che vi ricordate, pepe sì, aromi sì, delle spezie se vogliamo farla creativa, delle erbe aromatiche tritate se vogliamo farla creativa, sale sì, scusatemi, pepe sì, ma sale mai, ok? Il sale si salerà dopo averla fritta la costoletta. Guardate che sembrava banale, ma fare un piatto della cucina tradizionale fatto bene è più difficile che fare un piatto creativo a volte. Quante regole ci sono da rispettare? Perché fai in fretta a dire bistecca alla milanese o costoletta alla milanese o cotoletta alla milanese, tutti la chiamano in modo sbagliato e la fanno con i tagli di carne sbagliati. Fai in fretta. A fare invece quella vera bisogna rispettare un sacco di regole. A questo punto la passiamo. Vediamo di organizzarci in modo tale che venga prima, ecco, spostiamo questo da qua, va? Prima nella farina, non l'osso, beh, non c'è problema, l'osso ormai l'avete perso. Prima nella farina, poi nell'uovo, tenendo sempre l'osso in mano in modo tale che l'osso non lo vado a sporcare né di uovo, né di farina, né di pane. Scolo bene, in modo tale da non sporcare tanto il pane, e metto nel pane. Preparo anche l'altra, va? Visto che ce l'abbiamo, poi magari cuocerla non riusciamo a cuocerne due, però la prepariamo. Il pane è un tipo normale? Bravo, il pane non è un pane normale, in questo qua è un pane, sono dei grissini frullati. È il modo più croccante per fare una panatura, meglio ancora che il pane grattugiato. Allora, la farina è servito per far attaccare bene il pane, il pane, per far aderire più uovo, ok? Poi passo nel pane grattugiato, senza sporcare l'osso, e con le mani vado a schiacciare in questo modo, in modo tale da darle un po' più di compattezza al pane, ma soprattutto facciamo aderire bene il pane, ma soprattutto schiacciamo leggermente la costoletta. Non deve essere fine, ma neanche troppo spessa. Alla fine partiamo da un 2 cm scarsi e arriviamo a circa 1 centimetro dopo averla battuta in questo modo. E la mettiamo qui pronta per essere fritta. Una curiosità, quando le tolgo l'osso, la faccio sottile, circa 0,5 centimetro scarso, la schiaccio e la impanno che diventa molto grande, prende il nome di orecchie di elefante nella tradizione milanese, al posto di costoletta alla milanese. Con un batticarne non è la stessa cosa. Lo vedi che battendola, quanto già io l'ho resa... Puliamo l'osso, ok? Togliamo il pane che è rimasto attaccato all'osso e lo rendiamo di nuovo bello pulito. Lo vedi che già, per quanto io l'abbia battuta piano piano con le mani, già l'ho assottigliata parecchio, no? Non è rimasta molto spessa. Quindi se io la facevo con le mani, col batticarne, la rendevo... Perché è un taglio di carne tenero questo, Poi i macellai non amano la carne battuta. Non amano la carne con Vaticano, brava Franco, vedi, puoi dire anche la tua, vedi in questo caso. Possiamo andarla anche a rifilare, se volete, e renderla bella rotonda, nel senso che la costoletta Allora, attenzione, parliamo un po' di cucina di un certo livello e cucina di casa. Sono tutte finezze queste che io faccio... Mettiamocele come licenze di ristorazione, di cucina da ristorante, cucina comunque di un certo livello. Se io voglio evitare questa operazione di andare a parare ancora la carne per poi dopo andare di nuovo a passare per attaccare dove ho tolto il pane, la rendo perfetta e bella, è uno spreco in più che magari qualcuno mi dice ma io non lo voglio fare, però se io tengo una costoletta impanata in questo modo, bella, rotonda, con l'ossicino che mi fa da manico, quando servo una cosa così a mangiare ai miei commensali faccio un'altra figura, pur avendo servito una semplice costoletta alla milanese. Ci siamo? Togliete pure il pane, toglietela dal pane, sbattete bene il pane in eccesso, ve l'appoggiate sul tagliere e il pane ve lo appoggiate da non darvi fastidio. Così
Dopo ritorniamo, ci occupiamo della cottura e del contorno della nostra milanese, quindi direi a fra poco, non mancate. Ecco, torniamo con la nostra costoletta alla milanese. Abbiamo impanata, l'abbiamo preparato, meglio prima, poi impanata, perché stiamo sviluppando l'argomento del fritto. Il fritto è così completo che prevede pastelle, prevede solo infarinato come la frittura all'italiana, prevede impanature, prevede contenitori speciali, pasta fillo, pasta cataifi, a volte in una crespelle fritta. Ci sono milioni di modi per friggere e anche come strumento. Adesso useremo una padella per andare in frittura, perché questa non è una frittura in olio profondo, ma è una frittura con burro chiarificato tipica della costoletta alla milanese fatta in padella. Prima di arrivare a questo però ci prepariamo il contorno, perché una volta che la costoletta è pronta va subito servita, e se siamo ancora a dover preparare il contorno poi lei si raffredda, la crosta si ammorbidisce e non va bene e noi dobbiamo ancora preparare il contorno. Quindi avete delle insalatine a disposizione che le lasciamo così, dopo le spezzettiamo, prendete il pezzettino di carota che c'è dentro l'insalatina e la andiamo a tagliare a julienne in questo modo. Quindi prima togliamo via una fettina, ok? Occhio alle dita, togliamo via una fettina, giriamo al contrario. Perché ho tagliato via la fettina? Perché mi serve per appoggiare la carota e sta ferma adesso. E ora vado a fare le altre fettine. Non troppo sottili, non voglio fare una julienne, se no la facevo a macchina. Sto facendo una sorta di piccolo bastoncino, quindi un po' più grossolano. Una volta fatte tutte le fettine in questo modo, ve le rimettete giù sul tagliere e le facciamo a bacchettine. Una julienne grossa praticamente, voglio la croccantezza sotto i denti quando vado a mangiare l'insalata, altrimenti utilizzavamo una macchinetta che fa la julienne, veniva più fine, ma non era l'obiettivo che volevo raggiungere. Le unghie che si tagliano bisogna toglierle o si possono lasciare? Devi fare attenzione alle unghie, alle mani. Allora, la postura è questa, Michele, le dita devono essere messe in questo modo, il coltello deve strofinare sulle dita senza toccare i polpastrelli, quindi dita messe in questo modo sono da bandire completamente, così mi porto via il polpastrello. Le dita vanno messe così e a questo punto il coltello non ce la fa, a meno che tu non vai qua sopra, ma lì è un altro problema, ma se stai qua sotto a tagliare non ce la farai mai a tagliarti. Questa qua è una misticanza di carote, pomodorino e crudité di verdura che vado a fare perché mi serve accompagnare questa costoletta alla milanese non con le solite patatine fritte che andiamo a dare fritto su fritto, ma con un qualcosa di un po' più fresco. Raccogliamo queste verdure tagliate così in julienne all'interno di una terrina, ci mettiamo le insalatine miste spezzettate in questo modo. Abbiamo della scarola qui, della valeriana, che noi in Piemonte chiamiamo cerzette, abbiamo della radicchietto rosso, insomma scegliamo un po' di verdure miste assortite, di insalatine assortite. Non tagliate al coltello l'insalata, ma solo spezzettata così con le mani. Come mai? C'è qualche... In questo caso perché voglio questo effetto, non voglio una julienne. Ci sono poi delle insalate che diventano particolarmente nere tagliate al coltello. Vedi la lattuga, per esempio, tende a ossidare molto facilmente. Ci sono delle insalate che invece posso tagliare fine, tipo una romana, per fare per esempio una lattuga romana, per fare la famosa Caesar salad, viene tagliata al coltello, per esempio. Dipende, ma generalmente si tende a non tagliarle. Avete dei pomodorini a disposizione, ne prendiamo 4 o 5 e li tagliamo a metà. Semplicemente, sto facendo quindi proprio una crudité di verdura, molto semplice. Semplice però per un fritto, perché sposa bene, perché adesso lo andiamo a condire con olio, sale, pepe e un po' di aceto o balsamico normale per dare l'acidità giusta per contrastare il fritto. Filo d'olio, non troppo, lasciamola piuttosto scondita visto che l'abbiniamo a un fritto, un goccino di sale, un goccino di aceto. E con cucchiaio e forchetta andiamo a mescolare questa insalata. Così siamo pronti. Intanto accendetevi la padella sotto, va? Così inizia a scaldarsi. Ricordatevi che la cucina è fatta anche di momenti, priorità. Se voi finite di condire l'insalata e non avete ancora acceso la padella, poi vi tocca aspettare che la padella si scaldi. Se invece voi la accendete già mentre condite l'insalata, alla fine vi ritrovate con la padella già calda e avete risparmiato un tempo. Molte volte risparmiare il tempo in cucina non serve solo per far prima, ma serve per fare anche meglio. Se io adesso questa insalata la lascio ferma troppo, non va bene, quindi devo fare un po' in fretta, se no si affloscia.
Per il caldo della padella, diciamo, come Medio, regoliamo? allora lì sulla piastra io il fuoco lo lascio medio, io direi che la vostra piastra me la mettete intorno al 4, 5, partite dal 5 magari poi la abbassiamo, però non lo so, non conosciamo bene le piastre, quindi bisogna prenderci un po' di confidenza, vediamo un pochettino. Burro chiarificato, il burro che avete usato prima, in padella, piuttosto abbondante, non è un soffritto, è un fritto, quindi va proprio a bagnare bene la nostra costoletta, quindi carico abbastanza di burro chiarificato. Aspettiamo il punto giusto di calore. Prendete la costoletta, prima di inserirla magari le diamo ancora un colpo per sistemarla un attimino. Anche qua non deve fumare come il fritto di pesce, diciamo. Per carità, mai fumare, a croleina. Deve fare le bollicine come sta facendo. Deve iniziare a fare un po' di schiumettina così e poi possiamo iniziare a buttare la costoletta all'interno. Maurizio, tu ce l'hai a posto la piastra che vedo che lampeggia? A questo punto prendiamo una forchetta e un cucchiaio in modo tale da poterla girare a un certo punto della cottura. Dobbiamo fare una bella doratura, potete iniziare a scaldare anche il sopra prendendo del burro chiarificato bollente e iniziare a sigillare i pori anche nella parte sopra, buttargliela sopra. Mescolate, ecco perché avevo pulito bene l'osso, perché devi rimanermi bello bianco, voi l'osso non ce l'avete, comunque la doratura cerchiamo di fargliela comunque omogenea. Burro chiarificato vi cambia il sapore decisamente la costoletta, perdeteci un po' di tempo nel farlo ma il risultato è decisamente migliore. Ma quindi le famose uova al paletto si può usare la stessa tecnica? Tutte le volte che usi un burro in padella o un burro in cottura assolutamente devi usare il burro chiarificato. Guarda, sto friggendo e il burro non sta bruciando, a quest'ora sarebbe già nero il burro se fosse normale. Seconda cosa, dimensione della padella. Perché tu ce l'hai più grossa di loro la padella? Ce l'hai più grossa di loro perché hai bisogno di una superficie più ampia perché è una bistecca, una costoletta più grande. Loro ce l'hanno più piccolina perché se mettono la loro piccolina in una padella così grande, il burro che c'è all'esterno brucia. Deve stare più o meno, occupare tutta la superficie più o meno del tegame la nostra costoletta. Quindi se io utilizzo una padella grossa così e una costoletta nel mezzo, tutto il grasso che c'è intorno andrà a bruciarsi. Quindi deve essere sempre proporzionata la padella al pezzo che dovete andare a cuocere. La giriamo dall'altra parte. E di nuovo continuiamo a buttare sopra grasso. Sentite il profumo? Verificate sempre che la cottura diventi bella dorata. Ricordatevi che state friggendo una costoletta di circa 1 centimetro, 1,5 centimetri, quindi ha bisogno del suo tempo per cuocere all'interno. Quindi l'olio è piuttosto delicato, non me la bruciacchiate subito fuori, se no dentro rimane cruda. Il vitello non si serve al sangue, il manzo al sangue, il vitello non al sangue. Quindi va cotto giusto, non stracotto, ma deve essere cotto a puntino. Quindi se la fiamma è troppo forte vi dora subito da togliere, ma dentro è completamente cruda, non è una bistecchina sottile questa. Quindi ogni tanto la rigirate dall'altra parte e continuate con la doratura. Non c'è un sistema un po' più sicuro per vedere se è cotta dentro? Magari toccarla, non lo so. Con l'esperienza sì, semplicemente testando così con le dita senti come risponde la carne, se ha una aderenza particolare, morbida o risponde al tatto con un po' di resistenza. In base a questo capisci che è cotta, ma queste sono cose con l'esperienza. Ok, forza che impiattiamo questo primo piatto. La scoliamo e la mettiamo su carta assorbente. Tamponiamo bene, da togliere il grasso in eccesso. Michele, forse non è la tecnica giusta per girare la carne, perché non si buca mai così con la forchetta. Anche perché mi schizza tutto addosso. Sì, non bucare per far uscire i succhi naturalmente, no? Devi usare due, bravo. La andiamo a salare solo Senza adesso, in questa fase qua. Ok. In modo tale che non ammorbidiamo troppo la crosta. E come mai non bisogna bucarla? Perché sennò fai uscire i succhi della carne, ti bagna la crosta e perdi umidità della carne che diventa poi asciutta all'interno. Tamponata bene, salata, la rimettiamo nel piatto col suo ossicino. Io ho fatto pure un cappellino fatto con la carta paglia sempre. Andiamo poi ad inserire nell'osso. Questo si faceva nella cucina di una volta, ve l'ho riproposto per farvi vedere un cappellino che protegge
l'osso e andiamo a metterci l'insalatina nel piatto, come guarnizione, come aspetto estetico, ma anche come contorno. Anche all'insalatina cercate di dargli un po' di altezza, eh? Ok, i piatti sempre puliti, se vi cade un qualcosa lo andate a pulire il piatto. Un filo di aceto balsamico per chiudere, e siamo a posto sull'insalata. Non si mette mai nulla sulla carne, né succo di limone né aceto, perché va a ammorbidire la crosta. Eccoci tornati con la costoletta alla milanese, quindi impanata. Riepilogo velocemente. Pulito la carne, tolto la carne sull'osso, pulito bene il bordo da ogni nervo che possa rimanere, che fa imbarcare, arricciare la carne durante la cottura, impanata in farina, uovo, pangrattato ricavato dai grissini, pressato bene con la mano in modo da dare una forma regolare e assottigliarla a circa 1 centimetro, 1,5 centimetri e cotta col burro chiarificato. Dopodiché l'abbiamo impiattata e servita con un'insalatina. Io la mia non l'assaggio perché non la voglio tagliare, vengo a assaggiare la vostra. Puoi andare sul sicuro? Ma sul sicuro non lo so, fammelo dire a me. Allora, intanto vediamo. Sì, l'insalatina tu l'hai messa abbastanza bene, perché anche l'insalatina non è facilissimo mettere nel piatto, bisogna un attimino arrivarci, che non è un'insalata buttata lì, è una piccola montagnetta, ok. È un po' chiara, infatti la tua non l'assaggio. Assaggio quella che mi ispira, scusa un attimo, quella che mi ispira un po' di più, perché quella di Franca è un pochettino più dorata e quindi assaggio un pochettino la sua. Allora, volevo vedere soprattutto la cottura all'interno, no? Vedere se siamo arrivati a un punto giusto di cottura. Vedi, non è asciutta, ha leggermente il punto rosa, ma appena all'interno, quindi vedi che è molto umida e quindi direi che la cottura l'hai centrata in pieno. Il fatto che sia un po' bagnata la crosta è perché è un po' che ferma qua adesso, Molto buona. Grazie. Anche di sale, va bene. Grazie. Vabbè, tu un po' più sottile una e Un po' più spessa l'altra. finisco il boccone. Prego. E ci siamo anche te, le carote un po' troppo grosse. Ho detto bastoncino un po' più grosso, ma non così grosso, altrimenti poi diventa anche faticoso mangiarla, no? Allora, direi che più o meno ci siete tutti, un po' la colorazione, le vostre due va bene, la tua un po' troppo chiara, scherzi a parte, vuol dire che la temperatura della padella deve essere un pochettino più elevata. Come cottura interna va bene così, col punto rosa, bella umida. Andiamo avanti con il resto, che è la mozzarella in carrozza, un piatto tipico della tradizione campana, molto servita anche in Lazio, utilizzata anche in Lazio, 2 fette di pane casereccio di solito, nella versione un po' più moderna col pancarré, con nel mezzo la mozzarella, da solo accompagnata con un filetto d'acciuga e del basilico, ma la classica è da sola, passata in un altro metodo di frittura. Farina, uovo, olio in padella. Quindi non c'è più pane lì fuori, ma l'ultimo ingrediente è l'uovo e poi finisce in padella. Quindi questo si chiama doratura. Crostone dorato di pane viene fatto così, farina, uovo e poi padella. Allora, gli ingredienti che occorrono sono i seguenti. 400 g di pancarré, 400 g di mozzarella fior di latte o la bufala, a seconda di quello che vogliamo ottenere, anche se la sconsiglio, 120 g di uova intere, quanto basta di farina, sale e pepe, quindi molto semplici come ingredienti, pochi ingredienti, ma è una tecnica che va fatta bene per evitare di nuovo scompensi di doratura, impasto troppo morbido, non sarà croccante, perché i fritti fatti in questo modo non sono croccanti, sono morbidosi perché fuori esce l'uovo, non diventerà mai croccante. Allora, avete del pancarré. Andiamolo a coppare in dischi.
Francesca intanto mi prepara una salsina di pomodoro spadellato, adesso poi la spieghiamo, tu puoi tranquillamente iniziare Francesca, Ok, va bene. con dell'aglio soffritto, in camicia, schiacciato, il pomodorino spadellato con un po' di sale, pepe, basilico, una cosa fresca da accompagnamento alla nostra mozzarella. Allora, andiamo a tagliare in dischi il pancarré. Se usiamo un pane casereccio come dovrebbe essere la tradizione, cosa facciamo? Togliamo la crosta, naturalmente, affettiamo dello spessore più o meno come il pancarré e andiamo a utilizzare solo la parte centrale senza la crosta, ok? Poi prendiamo la mozzarella e la tagliamo a fettine. Non troppo sottili. Almeno 1 centimetro, anzi, visto che ci siamo, dobbiamo fare solo 4, li facciamo bene, prendo solo il cuore della mozzarella. Naturalmente, se la facciamo tutta non serve, possiamo utilizzare anche le 2 estremità, ma visto che dobbiamo farne solo 2, le facciamo bene fino in fondo. Prendete le 2 fettine di pancarré, le disponete sul tavolo, ci mettiamo sopra la mozzarella nel centro, ok? Mettiamo... In una la faccio normale, senza niente, anche voi le fate senza niente, tradizionali. In un'altra invece ci metto una foglia di basilico e un filettino di acciuga. Una variante, questo per farvi solo capire la possibilità di fare quello che volete, no? Immaginate poi una rondella di pomodoro, insomma ce la possiamo giocare un po' come vogliamo. La classica è solo pane, mozzarella in carrozza, e questa mozzarella nel mezzo di un pane come se fosse accompagnata in una carrozza, appunto sta dentro a 2 fette di pane, basta, solo mozzarella. Poi sopra ci mettiamo le 2 fettine di pancarré, le altre, e pressiamo in questo modo. Cerchiamo di farle aderire bene. Ok, a questo punto sbattete le uova in una ciotola, con una forchetta, una frusta, quello che vi viene più comodo. Scusami Francesca. Fale pure andare a fuoco bello forte, un po' caramellati. Anche qua non mettiamo sale, al massimo possiamo mettere un po' di pepe. Il sale si può mettere stavolta, volendo, perché non aveva un fritto croccante, però siccome è più carino la crosta bella saporita e l'interno un po' più delicato, un leggero contrasto, io non salerei adesso, saliamo poi dopo la frittura, quindi solo un goccino di pepe volendo e basta. Ora, attenzione, una bowl con l'acqua dovreste avere a disposizione. Che cosa succede? Adesso io sarò molto veloce per farvi l'esempio. Siccome sto usando un pancarré che è già ammorbidito, non andiamo a star troppo nell'acqua, ma se si usa un pane raffermo come da tradizione vuole la ricetta, la tradizione è con un pane raffermo, questi sono i piatti popolari utilizzati per fare utilizzare il pane avanzato, insomma, di solito non prendi il pane fresco, allora si passa nell'acqua velocemente, in questo modo. Io l'ho fatto, avete visto, velocissimo, perché il pane è un pancaré già morbido. Se fosse pane raffermo lo si lascia proprio a bagno 10 secondi da una parte e dall'altra da inumidirlo bene. A questo punto lo si passa in una ciotola con la farina, dopo averlo passato appunto all'interno dell'acqua, si toglie l'eccesso di farina e si passa nell'uovo. Se non fate quel passaggio del passare nell'acqua, che cosa succede alla vostra poi mozzarella in carrozza? Rimarrà dura dentro completamente, con la crosta croccante ma completamente indurita fuori. E quindi che cosa succede? Non è dentro, scusatemi, non è assolutamente buono da mangiare. Invece l'interno dovrà essere morbido. Allora accendo il fuoco. Ecco, ma se usiamo del pane raffermo, dobbiamo preoccuparci che sia un pane magari con pasta più fine? Perché se per esempio usiamo il pane casareccio che ha per esempio la mollica un po' più morbida. La tradizione vuole proprio il pane casereccio campano, no? Quindi è un pane abbastanza tosto, non è un pane areggiato come magari sono i pani nostri piemontesi, tipo la biova o questi pani molto areati, sono pani molto compatti. Non a caso si chiede appunto il passaggio appunto nell'acqua per ammorbidirlo, che poi può essere anche latte volendo, ma la tradizione povera voleva acqua, era proprio un piatto povero, si passa nell'acqua, si ammorbidisce questo pane e poi siccome non è buono così, perché il pane è bagnato nell'acqua, lo andiamo a passare nell'uovo, che l'uovo c'è sempre in una casa e poi buttato in campagna, c'è sempre la mozzarella, farcito dentro e buttato ad orare. Questo è un piatto della tradizione proprio, no? Allora a questo punto aspetto che l'olio sia caldo, e come posso fare? Avete quest'uovo a disposizione? Quindi andiamo a buttare qualche gocciolina di uovo, vedete che non frigge per niente? Vuol dire che l'olio non è ancora caldo. Un goccio, Michele. Michele ha non fatto fai la la frittata, frittata. mi fai l'omelette, no? Un goccio. Guarda, io ho fatto cadere 2 goccioline così, anche perché se ne fai troppo adesso toglilo quello, altrimenti ti brucia. Ok?
Ah, non è questa l'omelette? La lezione sull'omelette la faremo, Michele, ma Ah, non è sono quelle- questa è sulle fritture, quindi... L'ho anticipata. Però è bello, perché questa è un'accademia, è una scuola, quindi lo sbaglio ci sta assolutamente, no? Nel senso che arricchisce Se uno sbaglia io ho un pretesto per poter spiegare meglio, no? Allora, intanto che aspetto che si scalda l'olio, mi tolgo un po' di cose di mezzo. Ok, prendiamo, non possono stare qua molto, una volta fatti bisogna friggerli, si passano nell'uovo al momento in cui li vado a buttare nella padella, E mettiamo nella padella queste pane passato nell'uovo con la mozzarella nel centro. Chiudete bene i lati, guardate, con le mani, teniamo in pressione i lati in modo tale che sigilliamo ed evitiamo la fuoriuscita della mozzarella durante la doratura. Si devono girare? Prima li fai dorare da una parte e poi li giri. Non girate mai troppe volte il fritto, altrimenti lo andiamo ad inzuppare solo di olio gratuitamente. Abbasso un po' adesso, sono in temperatura bassa, altrimenti mi dora poi troppo. Mi preparo il mio piatto e intanto Francesca anche glieli passi a loro, così almeno possono impiattare. Impiatto io, così poi vengo a controllare cosa avete fatto. Ecco, guarda, Michele che mi hai fatto la domanda, giro quando arrivo a questo punto di doratura, giro dall'altra parte. Ho fatto la versione, ci tengo a specificare, addomesticata del mozzarella in carrozza, ho usato un pancarré, tradizione non c'è questo, lo ripeto perché è fondamentale che abbiate capito che il piatto della tradizione è fatto col pane normale, pane raffermo casereccio. Allora, di solito quando si tende a fare una cosa del genere, una volta cotto si passa ancora in forno caldo 5 minuti per far sì che la mozzarella all'interno possa sciogliersi bene, altrimenti si rischia che dopo la doratura, come in questo caso, tiro via dal fuoco, dall'olio e dentro la mozzarella non è ancora sciolta del tutto. Quindi è consigliato, io adesso non lo faccio per ovvie ragioni di tempistiche che dobbiamo rispettare dei tempi, però è buona norma, una volta tolto dall'olio e messo in una teglietta in forno a 180-200 gradi per 3-4 minuti che si sciolga bene l'interno. Allora, togliamo e facciamo assorbire bene l'unto. Saliamo fuori adesso. Mettiamo una in un piatto, l'altra la taglio a metà e gliela metto così. Vedete che la mozzarella dentro non è ancora fusa? Questo perché io non l'ho passata naturalmente in forno, ma va bene così, tanto era giusto per spiegarvi. E i pomodorini che mi ha fatto saltare Francesca, vado a metterglieli un po' da una parte e un po' dall'altra. E magari un po' di foglioline di basilico verde. Ok? Questo è il piatto. Vieni di qua, tu Francesca che vengo io a controllare. Ma... alza pure la fiamma, non frigge bene, vedi è lento, ma lo te ne accorgi anche tu che è morta come cottura, no? Anche tu sei un po' bassa, sì, assolutamente sì. Invece tu vai bene, la cottura tua va bene. Prova a girare dall'altra parte, vediamo com'è. Ok. Ancora qualche minuto. Dai un giro ancora dall'altra parte, mezzo minuto, tanto non sarà mai pronto. Come dicevo prima, la mozzarella non ce la fa a sciogliersi all'interno, deve passare poi in forno dopo. Quindi a prescindere adesso ci preoccupiamo solo della parte esterna. A me sono venuti male forse perché li ho bagnati troppo. Una cosa li hai bagnati troppo, ma poi c'hai l'olio un po' troppo basso di temperatura e poi li hai bagnati troppo, quindi li hai inzuppati troppo. E non bisogna bagnarli completamente. Questo perché è pancarré, forse tu avresti bagnato giusto se era pane raffermo. Quando li tirate fuori li salate. Ok, vi lascio friggere, impiattare e io direi che per questa lezione è tutto. Era la lezione sulle impanature e sui fritti in padella. Vedremo altre tecniche di frittura alle prossime puntate. Non mancate, ci vediamo presto.